Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Nar Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il libro Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino, scritto dallo psicologo e filosofo James Hillman, rappresenta un'importante e significativa riflessione sulla dimensione psicologica della vocazione umana. Hillman, noto per il suo orientamento nella psicologia archetipica, offre una visione peculiare, in cui ciascun individuo è guidato, fin dalla nascita, da un'immagine o destino autentico, il cosiddetto daimon, che ci accompagna e determina la nostra essenza più profonda. Questa prospettiva, che si distacca nettamente dalle teorie tradizionali sullo sviluppo della personalità, pone l'accento sulla ricerca e sull'ascolto della propria vocazione autentica, interpretata come un impulso innato che tende verso la realizzazione personale e spirituale. Attraverso un'analisi approfondita e penetrante di miti, racconti biografici e teorie psicologiche, l'autore esplora con cura e sensibilità l'importanza decisiva che la vocazione assume nella realizzazione del proprio sé, nella costruzione del carattere e nel compimento del destino individuale. Hillman sollecita il lettore verso una riflessione profonda su se stesso, evidenziando come l'anima individuale non sia tabula rasa da plasmare meccanicamente, ma una presenza lucida e attiva, ricca di immagini innate che indicano i sentieri autentici della vita. Un testo stimolante e accessibile, che spinge il lettore a interrogarsi con profondità sul proprio scopo nel mondo e sulle proprie aspirazioni, proponendo una meravigliosa sintesi fra psicologia, spiritualità e filosofia. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il concetto del daimon e sua influenza sulla vita individuale. James Hillman introduce il concetto di daimon come elemento fondamentale per comprendere la missione personale e il destino individuale. Il daimon è una figura mitica presente fin nella filosofia antica, pensato come un'entità interiore che agisce fin dalla nascita, guidando l'individuo verso la realizzazione del suo autentico sé. Questa guida interiore influenza scelte, inclinazioni e passioni personali in modo spesso sottile ma costante. Hillman illustra come questa entità possa manifestarsi sotto forma di vocazioni, passioni inspiegabili o persistenti fascini verso determinate attività o discipline. Attraverso il libro, l'autore chiarisce come l'ignorare questa voce interiore possa portare al disagio esistenziale e alla confusione, mentre imparare a riconoscerla e ascoltarla favorisca una vita piena di senso e realizzazione, permettendo di esprimere al meglio le proprie potenzialità innate e il proprio carattere autentico. Secondo, la critica alla visione tradizionale della psicologia e dell'educazione. Hillman critica apertamente le impostazioni tradizionali della psicologia e dell'educazione, che vedono il bambino come un foglio bianco da plasmare attraverso esperienze esterne e condizionamenti sociali. Contrariamente, egli propone l'idea che ciascun individuo porti dentro di sé una forma innata, una sorta di immagine guida del destino personale. Secondo questa prospettiva, l'educazione e le istituzioni formative dovrebbero sostituire la coercizione e la standardizzazione con un approccio orientato all'ascolto, al sostegno e all'incoraggiamento dei talenti naturali di ciascun individuo. Hillman affronta queste convinzioni tradizionali e ribadisce la necessità di una pedagogia che rispetti l'unicità di ogni vita e la sua predisposizione naturale. Questo punto apre una riflessione importante sull'educazione, invitando a considerare il valore intrinseco dell'individualità nella formazione del carattere e nell'apprendimento. Terzo, vocazione come percorso di realizzazione del sé. Nel libro il concetto di vocazione ricopre un ruolo centrale e viene innanzitutto rivalutato come elemento cruciale per la realizzazione del sé autentico. Secondo Hillman, vocazione non è semplicemente una professione o un lavoro che scegliamo, ma è un percorso che ci chiama da dentro, spesso silenzioso e nascosto, al quale siamo destinati dalla nascita. Attraverso esempi tratti da vite di personaggi celebri come Mozart, Gandhi e altri individui particolari, Hillman mostra come seguire la propria vocazione reale
porti ad equilibrio e realizzazione personale. Egli sottolinea come, nonostante le circostanze esterne possano essere difficili o avverse, il vero senso dell'esistenza emerga chiaramente quando l'individuo riesce a rispondere pienamente a questa chiamata intima e profonda. Quarto, carattere ed esperienza. La personalità come espressione del destino individuale. Hillman esplora il rapporto tra carattere ed esperienza concreta, indicando come la personalità individuale non risulti semplicemente dalle interazioni sociali o dalle imposizioni familiari, ma sia profondamente radicata nel destino personale dettato dal proprio daimon. Il carattere diventa quindi non una casuale sommatoria di comportamenti appresi, ma bensì una naturale espressione di una verità interna alla quale l'individuo è predestinato. Secondo questa visione, anche le esperienze apparentemente negative o dolorose potrebbero essere lette come parte essenziale di un disegno più ampio, volto alla manifestazione del vero sé. Quest'ottica offre agli individui una possibilità di guardare agli eventi della vita con maggiore comprensione e accoglienza, valorizzando il potenziale nascosto dietro le sfide e gli ostacoli apparenti. Infine, mitologia e biografia. Strumenti per la comprensione del sé. Hillman attinge ampiamente dalla mitologia greca e dalle biografie di personaggi noti per illustrare le proprie tesi psicologiche. Attraverso miti archetipici e biografie analitiche dettagliate, egli suggerisce che la coscienza individuale possa arricchirsi e approfondirsi, esplorando le immagini simboliche che popolano il nostro immaginario collettivo e personale. Questi racconti offrono esempi vividi di come si manifesti il daimon e come sia presente costantemente, sebbene talvolta in maniera nascosta e sfuggente. Esplorare questi archetipi mitologici e confrontarsi con le biografie altrui diviene dunque uno strumento pratico ed efficace per indagare la propria interiorità, facilitando la consapevolezza sulla propria autentica natura e aprendo nuove vie di introspezione e analisi personale. In conclusione, questo libro di James Hillman è fondamentale per chiunque stia cercando di conoscere se stesso a un livello più profondo e autentico e rappresenta una lettura fondamentale per psicologi, educatori, insegnanti, genitori e per chiunque desideri una maggiore comprensione delle dinamiche interiori della personalità umana. La lettura offre un'importante consapevolezza dell'importanza di seguire la propria intuizione, talento e vocazione, elementi essenziali per arrivare alla piena realizzazione della propria vita. Incorporare questi concetti può portare a benefici notevoli. Si sviluppano maggiore empatia verso se stessi e verso gli altri, consentendo il superamento di insoddisfazioni, frustrazioni o sensazioni di incompletezza. Grazie alla sua visione innovativa, illuminante e profonda, questo libro rappresenta un investimento significativo nella comprensione e nello sviluppo personale. Se vuoi supportare James Hillman, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.